Ciao a tutti, sono Carmen, sono calabrese, vivo ad Amsterdam da quasi 7 anni e oggi vi voglio presentare una ricetta che mia madre mi fa sempre quando torno a casa, le frittelle di patate. Serviranno naturalmente delle patate, delle uova, del sale, del pepe, del parmigiano, del prezzemolo fresco, del pane e dell'aglio. Con questa ricetta servirei del pane raffermo, quindi un pane che volete riutilizzare. Oggi però abbiamo il pane fresco fatto da Angelica. Togliamo la parte interna, la mollica, mettiamo la nostra mollica nella ciotola. Utilizzeremo per questa ricetta un paio di fette di pane, all'incirca sono 100 grammi. Aggiungiamo dell'acqua, che servirà per ammorbidire. Potete anche utilizzare del latte, se preferite. Adesso dobbiamo pelare le patate. Una cosa importantissima è asciugarle bene. Se non le asciughiamo bene, finiamo per avere troppa acqua all'interno dell'impasto. Adesso ci servono una ciotola capiente e una grattugia a fori larghi. Bisogna utilizzare le patate a crudo. Quindi le grattugiamo finemente, così non c'è bisogno neanche di cuocerle. Ho studiato a Roma, volevo diventare una giornalista. Ho sempre avuto la passione per la cucina, venendo da una famiglia amante della cucina in generale. Poi abbiamo anche una piccola fattoria in Calabria, quindi ho sempre vissuto molto vicina al cibo, alla natura, agli animali. E quindi c'è sempre stata questa passione. Dopo l'università sono andata per 3 mesi in una fattoria in Inghilterra, sono stata lì, ho fatto la volontaria e quindi da lì ho capito che cucinare o comunque stare in mezzo al cibo mi rendeva felice e quindi ho intrapreso questo percorso. Ho cominciato a informarmi, a vedere dei documentari, a fare dei corsi online per capire il problema del climate change, del cambiamento climatico e del rapporto con l'industria alimentare. E da lì ho scoperto che l'industria alimentare ha un peso importante in questo e quindi volevo contribuire in qualche modo. E quindi da lì è nata l'idea della mia azienda che si chiama appunto Eat Responsible, che vuole aiutare a capire di più com'è questo rapporto e che cosa noi possiamo fare per portare un contributo positivo. Adesso dobbiamo unire tutti gli altri ingredienti. Il pane lo strizziamo bene, togliamo tutta l'acqua, sembra la stessa consistenza di quello di mia nonna, che utilizza naturalmente mia mamma per fare le frittelle. 2 uova, uniamo il parmigiano, circa 50 grammi, una bella manciata di pepe, il sale. Mi raccomando, se mettete l'aglio, tagliarlo finemente. Utilizziamo il prezzemolo dappertutto in Calabria. Lo asciughiamo bene, lo tagliettiamo finemente, si impasta bene tutto. Utilizzo una padella piatta, utilizziamo anche per friggere l'olio d'oliva. L'olio d'oliva gli dà quel sapore in più, quel sapore di casa, di rustico. Facciamo riscaldare un po'. Ecco il rumore delle domeniche mattine. L'estate, nel periodo delle zucchine, possono fare anche le frittelle di zucchine. Il fatto di muovermi dall'Italia all'Olanda mi ha permesso anche di sfruttare il più possibile gli ingredienti del territorio ed è quello che farò anche con la mia prossima avventura. Sto infatti da Amsterdam, mi sto trasferendo a breve in Corea del Sud, quindi andrò lì e sicuramente non troverò tutti gli ingredienti europei, non credo proprio, quindi sarà anche bello cercare di conoscere il territorio e vedere insomma i vari ingredienti che posso trovare lì nei mercati. Quando ho scoperto di dovermi trasferire, la prima cosa che ho fatto è comprare un libro di cucina coreana. Le frittelle di patate sono un secondo piatto che può essere mangiato insieme a un'insalata, tipo un'insalata di finocchi o un'insalata verde.
sono ancora più buone se sono calde. E grazie a tutti, a presto.